Lo step subito successivo a questa operazione quale sarà? Quello che quando clicco su inserisci, quindi vado ad effettuare l'inserimento, vado a fare direttamente un redirect sulla lista. Che cosa significa? Dobbiamo navigare praticamente su un'altra tipologia di indirizzo. Come si fa questa situazione? Quindi come vado a risolvere tutto questo? Guardate, ovviamente vado sulla parte di inserimento, quindi vado sul mio componente di inserimento. Quando vado ad effettuare l'operazione, quindi vado a definire che l'operazione è effettuata con successo, guardate, mi serve un altro elemento, quindi devo iniettare un altro elemento. Quindi questo elemento si chiama private router, ok, di tipologia router. Ok? Allora, qual è la situazione? Eccolo qui. Allora, ovviamente devo attivare una funzionalità del router. Se volete, giusto per una questione di comprensibilità, vado ad inserire questi elementi in maniera sequenziale. Ok. Allora, l'idea fondamentalmente è proprio questa. Qui sopra che cosa vado a fare? Oltre ad avvertire che tutto quanto è stato eseguito con successo, guardate, vado a ricreare un this.router.navigate by URL. Bene, qual è l'indirizzo su cui devo andare? Fondamentalmente devo andare su prodotto/lista una volta che ho effettuato la mia operazione. Quindi che cosa succede? Se vado sul mio elemento, clicco su inserisci, vado su codice TT789, vado in nome, per esempio, grasso, ok? Grasso per componenti, descrizione, viscido, vado in prezzo 85, quantità 78, clicco su salva, lui mi dice operazione effettuata con successo e voilà, praticamente siamo andati a finire direttamente sulla lista. A questo punto le operazioni che ci mancano da fare effettivamente sono due, uno è l'eliminazione e l'altra è la modifica. Vediamo subito come funziona l'eliminazione, anche perché è una delle operazioni principalmente più semplici da sviluppare.